La conduzione di un gruppo nel Teatro dell'Oppresso è affidata al Jolly. Questa figura e il suo atteggiamento sono centrali nelle pratiche del Teatro dell'Oppresso. Una delle caratteristiche principali del Jolly è quella di porre domande. Qual è l'oppressione che vedete, che avete visto? Avete percepito il lavoro sui valori? Qual è l'oppressione? Qual è il problema, diciamo, in termini più generici, no? Siete d'accordo? Avete visto altro, molto diverso, o è questo? Che vi è arrivato di più, che vi ha colpito di più? Allora, c'è un secondo gruppo che vuole presentarci per farvi vedere un'altra tecnica sull'approccio, questa volta strutturale. Il Jolly conduce il percorso con un atteggiamento maieutico, rifacendosi a Socrate, che poneva domande invece di dare risposte, con l'intento di mettere in dubbio le conoscenze, le certezze dei suoi interlocutori. Ma nel caso del Teatro dell'Oppresso c'è una sostanziale differenza. Nella conduzione teatrale, Augusto Boal propone lo strumento maieutico di porre domande per sviluppare una coscienza critica, non per svelare l'ignoranza o mettere in difficoltà. Le domande del Jolly quindi aiutano il gruppo a prendere maggior coscienza della realtà in modo critico e approfondendo le cause delle situazioni problematiche. Allora, prendiamo spunto da quest'ultimo intervento. Infolchiamo gli occhiali un po' strutturali, no? Quindi questo non nega che ci sia anche un piano psicologico, un piano interpersonale, un piano interculturale, magari, non lo so, non abbiamo abbastanza elementi per dirlo, no? Se c'era anche, diciamo, questo piano. Proviamo a metterci degli occhiali strutturali, cioè a leggere quella microscena che avete visto in termini strutturali, no? Lei dice, per esempio, c'era anche la valorizzazione degli aspetti metrici misurabili rispetto a quelli non misurabili, no? Tipo i piaceri, i desideri, eccetera. Questa logica la vedete in una visione un po' più ampia, cioè nella società cosa rappresenta, cosa rafforza questo tipo di logica? L'atteggiamento del Jolly è centrato sul dialogo. Secondo Paulo Freire, la conoscenza si co-costruisce e si rinnova ogni volta insieme agli allievi e con lo scopo di capire e di trasformare il proprio mondo. Passando quindi dalla coscienza ingenua, il mondo è sempre stato così, non possiamo fare nulla, alla coscienza critica. Questo mondo è modificabile, tutto cambia e noi abbiamo il potere di migliorarlo. E qual è lo stereotipo? Non ho capito. No, che ti hanno fatto un regalo per cucinare perché sei una donna. No. Ah, ok, sì, Cioè, certo. non hanno ascoltato il tuo bisogno di parlare ma ti hanno diciamo, messo in un ruolo con un gesto positivo, no? Di farti un regalo. Sì, ok, sì, era positivo. certo. Infatti per quello per me era importante farla quella scena, perché non siamo riusciti a provarla una volta, e quindi era importante farla perché quell'epilogo lì non c'era più nessuno veramente che mi diceva che ero sbagliata, ma me lo stavo dicendo da sola, cioè lui, sì. L'interno era più forte, l'oppressore interno era diventato talmente forte che... La maieutica si manifesta anche durante il momento della creazione delle scene teatrali, in cui i partecipanti si suddividono in gruppi per discutere e per organizzarsi. Anche in questo processo il Jolly è presente e attivo in tutti i passaggi. Nel momento della gestione del gruppo, senza imporre una propria visione, ma dialogando per aiutare a trovare la scena migliore. Idee abbastanza accumulate dentro, provatele, perché uno può essere una bellissima idea e non riesco a farla, due può essere improvviso e viene fuori una roba che non avevo pensato che però è molto bella. Se state solo a parlare, usate solo l'intelletto, non viene fuori cose creative. Nel passaggio da storia narrata a storia messa in scena, facendo richieste al gruppo non troppo ristrette per lasciare libertà esplorativa. Come viene accolto all'inizio? Viene accolto bene, dopo succede il patatrac, oppure già prima, vabbè, dai, sono arrivati, dobbiamo accoglierli, sì, lo so, però insomma... Cambia un po', no? Nelle divergenze che possono emergere all'interno del gruppo riguardo a quali storie rappresentare o quali scene utilizzare. Facci tutte le autoanalisi che vogliamo, ma se il compito non lo facciamo.
io sposo questa idea, va bene la teoria, discutere eccetera, poi ci dà improvvisate, Dai, mettete adesso- in pratica. Ci dai Scusa, 4. allora, partiamo una scena con degli elementi strutturali, inventarci non so, un po' di esempi che faceva lui e quella cosa dei valori, insomma, bisogna fare un po' il compito, se no non andiamo bene. Nei commenti agli esercizi, dove il Jolly problematizza e approfondisce sempre. Cioè quando noi parliamo non parliamo solo di noi, parliamo anche della società, cioè noi siamo la voce, no, di elementi sociali che ci stanno dicendo cosa dire, non inventiamo tutto, no? Nella scelta della storia da inscenare, lasciando scegliere al gruppo ed eventualmente suggerendo come farlo. Infine, nel rispondere alle domande e ai dubbi dei partecipanti. Dire meglio lista di Bianca, no? Ho capito. Sì. Che nella scena era quello che era quantificabile era valorizzato, tipo i voti a scuola, Ok. tipo il successo del tuo progetto, della tua proposta, tipo un riscontro, eccetera. Rispetto invece a ma tu cosa vuoi, cosa desideri, cosa vuoi esplorare, cose meno misurabili, diciamo. Oltre alla conduzione del gruppo verso la messa in scena delle proprie situazioni oppressive, c'è un altro momento del processo in cui l'atteggiamento maieutico del Jolly è molto importante, ed è quando gestisce la ricerca di soluzioni. Una delle possibili tecniche, ma non è la sola, è quella del teatro forum. È una delle tecniche più note del teatro di Boal. Si tratta di un dibattito che si svolge tra scena teatrale e pubblico, nel quale le persone che assistono possono intervenire direttamente per modificare o migliorare le cose. In molti casi si aprono prospettive inattese che suggeriscono come agire effettivamente nel quotidiano. La maieutica è lo strumento principale del Jolly, che viene usato trasversalmente in tutto il percorso, sia durante la facilitazione che durante la conduzione degli interventi. Il Jolly è sempre attivo, non è mai passivo.